Non ci voglio credere. Non ci posso credere. Non so se non ci voglio o non ci posso credere. Non lo so. Ma ho qui le dichiarazioni sotto i miei occhi e forse ancora sono lì a pensare che no, forse è il mio cervello che mi sta giocando brutti scherzi. Eppure, no, leggo. No, ragazzi, ascoltate un attimo. Lo sfogo di Gravina. Lo sfogo di Gravina. Si sfoga Gravina. Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti, ma non posso tollerare di essere definito indegno. Forse avrei dovuto essere più bravo come calciatore. Ho sbagliato 2 rigori con la Svizzera, 3 palle gol con la Bosnia, poi dal dischetto ne ho tirati uno alto e uno sulla traversa. Mi sono dimesso perché mi assumo le mie responsabilità. Le dimissioni sono un atto di amore verso il calcio, ma aspettate perché arriva la parte più bella, la parte più succulenta. Diciamolo, in Italia della nazionale frega solo ai tifosi, agli altri, compresa la politica, serve solo per rivendicare forme di posizionamento personali. La verità è che nel calcio si fa fatica a perseguire l'interesse comune, i club non ritengono funzionale il tempo e la fatica che servono per far sbocciare un giovane selezionabile per la nazionale. Imporre giovani in campo non si può fare, non si possono fare questo, non si può fare quello, non si può fare quell'altro. Ma allora, in questi anni, che ci sei stata a fare? A spartirti pane, acqua, sonno con quelli che adesso dici non gli interessa. E tu eri il presidente, che stavi a fare allora? Così ci stavi tanto per grazia. Cioè, ma cose dell'altro mondo. Cioè, ma cose dell'altro mondo. Cioè, ma veramente ci stiamo ancora a domandare perché non si va ai mondiali? Ma veramente? Cioè, ma veramente? Cioè, io non lo so, sembra quasi uno scherzo, addirittura le vittime, addirittura adesso sono vittime, dopo 2 edizioni in cui hai fallito, il punto più basso della nazionale italiana, il punto più basso senza se, senza ma, e siamo ancora qui quasi a dire no, ma è colpa degli altri, è colpa del giocatore che ha sbagliato il rigore, è colpa magari del... ma cosa? Ma veramente? Ma veramente? Cioè il punto è che veramente, questo è... veramente... Ma no, vabbè. No, vabbè. Se volete, amici miei, spolliciate per soddisfare l'amico algoritmo che ha sempre bisogno di cibarsi. E perché no, tanti di voi ancora non sono iscritti al canale. Questa percentuale sta sempre più scendendo, devo dire la verità, ed è grazie a voi. Assolutamente. Ma vorrei portare la soglia del non iscritti almeno al 40, sotto il 45%. E so che grazie a voi tutto può essere davvero possibile. Grazie davvero. Vi state iscrivendo in massa e per me è di grande aiuto, di grande supporto. Grazie davvero. Se volete poi iscrivetevi, scampanellate, perché qui la percentuale è impietosa, cioè veramente soltanto l'8,9% di voi riceve le notifiche, perché poi bisogna attivare tutte le varie campanelle, bisogna essere abilitati alle notifiche di YouTube, è un dramma, uno psicodramma, ma grazie in ogni caso. Ragazzi, queste parole, questo sfogo, questo vittime, non so come etichettare quello che ho letto e non voglio neanche andare poi a fondo, perché troverei ancora altre cose per cui avvelenarmi. Ma davvero, Gravina, presidente della federazione, che si lamenta del fatto che non gli hanno in qualche modo permesso, mettiamo che sia così, e sicuramente la politica non ti facilita le cose, giusto, vabbè, allora ti devi dimettere, ma non ti devi dimettere, anzi, nonostante tutto, nonostante non gli hanno fatto fare le cose, nonostante abbiamo fatto figuracce in mano, siamo usciti, nonostante tutto, questo non si voleva neanche dimettere, l'hanno portato a dimettersi
perché proprio costretto forzatamente. E quasi no, l'ho fatto per voi, perché? No, ragazzi, davvero, davvero non ci siamo, ma non ci siamo, non ci siamo. E io ho sempre più paura perché siamo governati da questi soggetti, non prendiamoci in giro. E non lo so davvero quello che può essere il futuro. Cioè, qui abbiamo veramente le dichiarazioni di uno che dice: no, quando stai con una persona da 30 anni, però dopo 30 anni non va bene niente, ma lei così, allora che ci stai a fare per 30 anni insieme a sta persona? Cioè, vi porto un esempio stupido, ma ne potremmo fare 50.000 di esempi. Cioè, queste dichiarazioni davvero sono ancora sono già, cioè, ma dopo quello che avevo sentito a caldo, ma uno dice magari è a caldo, l'eliminazione è cocente, quindi abbiamo sentito sfarfallare Gattuso, abbiamo sentito i giornalisti addirittura fare i complimenti a Buffon, abbiamo sentito Gravina che a caldo si mette a parlare di professionisti, di dilettanti, di questi, ma uno va fuori dal mondo, però dici magari no, vai oggi a rilasciare volutamente, scientemente ste dichiarazioni ma o davvero pensano, e forse davvero lo siamo, la maggior parte di noi un po' lobotizzati, scusate, e forse davvero dicono: ma me ne esco elegantemente perché qualcuno crederà a queste dichiarazioni, perché ci metto un 10% di vero e un 90% ci costruisco delle argomentazioni, cioè costruisco delle argomentazioni su un 10% di verità, e magari la gente in qualche modo cioè, ma davvero, cioè, io non lo so. Io non lo so davvero, e ripeto, questo ormai, tra virgolette, è passato, però è un passato che è presente ed è un presente che diventerà futuro. Quello è il punto, e non lo so, ragazzi, non lo so davvero, non lo so che dire. Su una cosa sono d'accordo, che la nazionale interessa solo ai tifosi, però arriverà al punto che non interesserà neanche più ai tifosi. Non interesserà più neanche i tifosi, perché poi alla lunga chi sta qui ancora ad avvelenarsi, cioè, perché dovrebbe continuare a farlo? Per chi? Per cosa? Per quale motivo? Quindi voi, e ribadisco, il Gravina di turno che verrà, il Gravina di turno che c'è, mangiate, sì, ok, mangiate finché potete, ma poi non ci sarà più nulla da mangiare. Non ci sarà, perché poi si stancano, io credo, Io credo che poi alla lunga ci si stanchi, e poi bisognerà affrontare le conseguenze. Credo, mi auguro, vedremo. Ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione al riguardo. Io non so, potremmo stare qui a ripetere le stesse cose da qui a 10 anni, cioè è incredibile. No, io sto ancora, no, il colpo è della politica che non mi ha fatto fare. Ma allora che ci sei stata a fare? Cioè, ci sei stato a mangiare, a bere fino a oggi, ma mo ti lamenti. Cioè, è bello che poi dire: no, mi sono assunto le mie. Nessuno che si assume davvero le proprie responsabilità. Nessuno. Punto. Vabbè. Signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio da Nisi.